Viviamo in un'epoca dove tutto sembra basato sulla scienza. Abbiamo avuto dei progressi scientifici, tecnologici veramente straordinari, ma le scienze, come vengono intese generalmente, studiano soltanto il mondo dei fenomeni, il mondo fisico in cui viviamo. Per questo cambiano continuamente. È un mondo in continua trasformazione, dove non c'è niente di stabile. Per le scienze attuali, ciò che appare vero e inconfutabile oggi, rapidamente viene superato. E ciò che sembrava scienza ieri, oggi sembra a volte solo una superstizione. C'è però una scienza molto più importante, che è sempre uguale a se stessa, che non muta attraverso il tempo, è la scienza della spiritualità. Perché? Perché studia qualche cosa di eterno, immutabile, una verità assoluta, sempre uguale a se stessa. La scienza della spiritualità studia lo spirito umano e l'origine di questo spirito, cioè la divinità. Si tratta di realtà, di verità immutabili attraverso il tempo, che danno all'uomo l'autentica conoscenza, una conoscenza assoluta, capace di portarlo al di sopra dei mutamenti di questo mondo e di condurlo anche alla felicità autentica, perché la felicità deriva dalla conoscenza che abbiamo. Quando questa conoscenza diventa legata all'infinito, all'assoluto, all'eterno, allora l'uomo diventa veramente padrone di se stesso e del mondo che lo circonda. Così questa scienza viene insegnata di tempo in tempo dai maestri dello spirito. Quando questi maestri vengono nel mondo, portano una luce completamente nuova. La luce non derivante dai fenomeni di questo mondo. Il sole, la luna, le stelle, le luci artificiali che gli uomini hanno creato. Una luce che proviene dall'Eterno. Chi medita su questa luce viene condotto all'Eterno. E tutti i fenomeni di questo mondo diventano a Lui noti. Perché? Perché il mondo fisico deriva appunto dalla luce divina, dalla parola divina, che è luce e suono celestiale. Quando noi entriamo in contatto con questa luce, questo suono divino, allora l'intero libro della natura ci svela ad uno i suoi misteri. Così una volta un ricercatore spirituale andò in un monastero di San Benedetto. Vide che
tutti i discepoli stavano lavorando, ciascuno aveva il suo compito. Disse questo visitatore, ma devono sempre lavorare questi monaci, quando si riposano? Disse San Benedetto, c'è solo un modo per riposarsi, e essere concentrati in Dio. Se mentre uno lavora pensa a Dio, è immerso nella divinità, allora è come se stesse riposando. Così questo è il segreto di questo mondo. È il piano dell'azione, Karam Kand, come lo chiamava Guru Nanak. Possiamo riposarci anche mentre lavoriamo, se siamo immersi nella rimembranza di Dio. Questo è veramente il segreto dei segreti. E allora tra meditazione e lavoro non ci sarà più alcuna differenza. Anche nell'adorazione dobbiamo fare altrettanto. La gente prega, ma la sua mente chissà dove è rivolta. Diceva che sgranano i grani del rosario, ma la sua mente è lontana, la loro mente è lontana 1000 miglia. Per questo il Cristo dice, Dio è spirito e deve essere adorato soltanto in spirito e verità. Come facciamo ad adorare Dio in spirito? Dobbiamo diventare spirito noi stessi, elevarci al di sopra della coscienza fisica, entrare in contatto con la luce e con l'armonia divina. Allora questa sarà la vera preghiera. Tra l'adoratore e l'essere adorato non c'è più nessuna differenza. Gradualmente, attraverso la meditazione, il ricercatore di Dio, il discepolo del Maestro, raggiunge l'unità con Dio. Allora è al di sopra di tutte le difficoltà di questo mondo. Così il Dio assoluto è invisibile, non è udibile, è un mare di coscienza, ma quando entra in manifestazione si manifesta in 2 forme primarie, la luce e il suono celestiale. Quando entriamo in contatto con questa luce, con questo suono, essi ci trasportano infallibilmente a Dio. Per questo è detto che la meditazione sulla luce e sul suono divini è la meditazione più elevata, perché ci trasporta all'origine di questa luce e di questo suono. E è l'unica forma di meditazione che veramente ci immerge in Dio. Così diceva Nanak, è grazie al Maestro che la luce si manifesta e che le tenebre delle illusioni vengono disperse. Il Buddha secoli prima diceva altrettanto. Possiamo seguire la via del Dharma e la via della virtù, l'ottuplice sentiero, solo quando vediamo la luce, perché è la luce che ci guida. Come dicevano altrettanto i padri della Chiesa, se non abbiamo visto questa luce, non abbiamo ancora ricevuto la grazia di Dio. Così abbiamo 7 miliardi di persone in questo mondo.
L'uomo è veramente l'essere più elevato dell'intera creazione, ma non perché ha mani per poter lavorare meglio, ha piedi per poter camminare meglio, ha un'intelligenza per poter ragionare. Ci sono animali che, come l'uomo, hanno piedi, mani, che hanno mostrato anche di avere un'intelligenza, ma l'uomo è l'unico essere di questa creazione che possiede un occhio interiore e un orecchio interiore, con cui può realizzare la conoscenza di Dio. Questa è l'autentica differenza. Così ci sono 7 miliardi di persone in questo mondo che hanno un occhio e un orecchio interiore. Ma ahimè, nella maggior parte di loro, direi nella stragrande maggioranza, quest'occhio e questo orecchio sono solo latenti, sono ermeticamente chiusi. È il maestro che viene di tempo in tempo a aprirli. Per questo, molti secoli fa, il grande profeta Isaia, profetando sull'origine, sulla venuta del Cristo, diceva: allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si dischiuderanno le orecchie dei sordi. E Cristo era venuto a fare questo, come dimostrò appunto alla Pentecoste. Aprì l'occhio e l'orecchio interiore degli apostoli e dei primi discepoli e li mise sul cammino della luce e del suono celestiale. Così, una domanda che vi faccio: è meglio essere ciechi fisicamente, cioè avere occhi che non vedono il mondo fisico, ma essere svegli col nostro occhio interiore o viceversa? Gli occhi fisici si possono accompagnare solo per qualche anno durante questo provvisorio soggiorno terreno, ma quando abbiamo aperto il nostro occhio interiore, quello ci guida per sempre all'eternità. Così diceva Santa Teresa d'Avila: con l'occhio dell'anima si può vedere molto di più che non con gli occhi del corpo. I mistici hanno sempre detto questo. Nei mondi spirituali ci sono molte più verità da scoprire, molte più meraviglie da vedere che non in questo mondo fisico. Cristo diceva appunto: è meglio entrare in questo mondo con un occhio solo, l'occhio dello spirito, che con 2 occhi che ti conducono alla perdizione. Così Nanak diceva appunto: è grazie al Maestro che risplende la luce divina e le tenebre dell'ignoranza sono disperse. Una volta c'era un monaco, stava attraversando un bosco. Ecco, vide che c'era un uomo addormentato e lì sdraiato sotto un albero. Vide un serpente velenoso che si avvicinò a quest'uomo addormentato. Lo morse in un piede. Quest'uomo continuava a dormire e il monaco cosa fece? Estrasse un temperino che aveva con sé e
fece un taglio dove questo uomo era stato morso e succhiò via il veleno. Se non fosse intervenuto lui, questo povero uomo sarebbe passato dal sonno alla morte. Questo monaco che estrae il veleno dall'uomo addormentato possiamo paragonarlo al maestro. Gli uomini dormono un sonno profondo. Il sonno dello spirito è simile alla morte. Si può dire che dal punto di vista spirituale non sono mai nati. Il maestro estrae nel loro corpo il veleno dell'ignoranza, li ridesta la vera vita dello spirito, li salva dalla morte spirituale. Così è più grande un maestro che ci guarisce dalle nostre malattie spirituali o un medico che per quanto sia possibile la medicina ci dà quanto serve per guarire da qualche malattia fisica. I medici di questo mondo, quando riescono a guarirci, lo fanno per qualche anno. Poi ci ammaliamo di nuovo, il nostro corpo decade. Alla fine dobbiamo abbandonarlo. Ma il Maestro dello Spirito ci dà la vita eterna. Ci guarisce da quella malattia spirituale di cui, ahimè, soffrono tutti gli uomini. E ci salva dal veleno delle illusioni che popolano questo mondo e che uccidono veramente lo spirito dell'uomo. Sono i veleni di cui l'uomo si è nutrito dal momento della nascita. Mangiare, bere, divertirsi, studiare per poter fare un mestiere che dia denaro, raggiungere il successo, la fama, il nome. Tutte cose legate alla provvisorietà di questo mondo. Il Maestro invece viene a aprire il nostro orecchio, il nostro occhio spirituale e ci lega ai beni eterni dell'esistenza, quelli che rendono veramente felici per sempre, perché una volta che abbiamo imparato a entrare in contatto col nostro spirito, abbiamo aperto dentro di noi il rubinetto della gioia, della felicità imperitura, della conoscenza autentica, la conoscenza del nostro spirito e la conoscenza di Dio. Così parlando di medici, oggi la medicina mondiale si trova di fronte a una calamità che non è affrontabile, di fronte alla quale si può fare qualcosa, ma la scienza, la medicina, la tecnologia possono dare qualche conforto, ma sono impotenti. Questo cosa insegna? Insegna una cosa importante, che l'uomo, dedito com'è alla vita dei sensi, non si può ritenere al sicuro da queste inevitabili calamità. La sua vita non è eterna. Dovrebbe comportarsi in modo da poter svelare il mistero dell'esistenza.
il segreto della vita e della morte. Allora non temerebbe più nulla in questo mondo. Vedete, naturalmente è una calamità di cui ci dobbiamo dolere, perché tante persone abbandonano il piano fisico. Sappiamo naturalmente che i loro spiriti rinascono in mondi più beati di questo, naturalmente. E questa è una notevole consolazione per le persone che sono in cammino. Sanno che il mondo che ci attende è molto più luminoso, molto più armonioso di questo mondo fisico. Tuttavia la grande maggioranza degli uomini di questo mondo è presa dallo sconforto. Così in questi 2 mesi di imperversare di questo morbo, in un certo senso misterioso, anche se abbiamo identificato il virus, sono morte circa in Italia 10.000 persone. Però fortunatamente sono aumentate le guarigioni e sono diminuiti i nuovi malati. Questo fa sperare appunto che ci sia una graduale diminuzione di questa calamità. Tuttavia, come abbiamo detto, l'uomo si dimentica di una cosa, che se è vero che sono decedute per questo morbo 10.000 persone in 2 mesi, per un altro morbo altrettanto inguaribile in definitiva e che ci assilla ormai da più di un secolo, il tumore. Ogni mese ne muoiono 15.000 circa, mentre ne sono deceduti 10.000 per questo virus proveniente dalla Cina. Ogni mese in Italia abbiamo circa 15.000 decessi per il tumore. Ci dovremmo quindi preoccupare molto di più di questo, come abbiamo detto altre volte, no? Ma il tumore è diventato qualcosa ormai con cui abbiamo imparato a convivere. È morta la tale persona, è morta la tale altra persona. Vecchi e giovani non fa differenza. Siamo abituati a questo e non ne abbiamo ancora trovato il modo di uscirne. Sì, attraverso la chirurgia si asportano le parti malate, no? È come, non so se c'è un'auto che ha una ruota bucata, no? Si leva la ruota e l'auto continua a camminare con 3 ruote, ma non è più quella naturalmente. Tuttavia appunto dobbiamo dolerci anche di questa nuova calamità. E dobbiamo essere grati a quanti sono in prima linea per cercare di vincerle, di dare un conforto, di guarire le persone che ne vengono affette. Non abbiamo trovato ancora un sistema vero per poterle guarire con estrema sicurezza, però questo virus, come viene, a un certo punto abbandona anche il malato. Non è così terribile, ineluttabile come il tumore. Con questo virus il malato viene ricoverato, sta a casa, se è in buona salute lo supera, ma il tumore, se il paziente viene abbandonato a se stesso, non ha scampo. Quindi dobbiamo essere grati a tutti quelli che lavorano in questo periodo.
infermieri, medici, farmacisti, anche addetti alle vendite degli alimentari, ai giornali e così via. Sono tutte persone in un certo senso in prima linea, che rischiano qualcosa di più di quelli che stanno chiusi in casa. Per questo anche la nostra associazione di volontariato al Centro dell'Uomo ha fatto una donazione cospicua alla protezione civile. L'ha destinata però alla Lombardia perché è la regione più colpita, anche la regione più attiva. Forse proprio per quello è stata più colpita, perché è stata l'ultima a smettere di lavorare, a smettere la propria attività. Così ci sono anche nostri discepoli in prima linea, infermieri, medici, farmacisti, addetti alle vendite dei generi alimentari che sono indispensabili naturalmente. E tutte queste persone devono la nostra ammirazione naturalmente. Ora ci sono dei modi per difendersi naturalmente in queste attività che sono di più a rischio, a parte naturalmente la difesa di Kirpal, del maestro che stende la sua protezione per quanto possibile, ma per difendersi ci sono delle mascherine che sono state create proprio, o esistevano già o sono state create contro questo morbo, ma le mascherine non sono sufficientemente efficaci. Ho provato anch'io una mascherina, e anche una mascherina omologata, un FFP2. La più efficace è la FFP3, ma queste mascherine non tappano completamente tutto il nostro viso, no? Ci sono, a meno che non siano veramente aderenti, però c'è un'altra cosa molto efficace ed è la visiera trasparente. Infatti se voi vedete in televisione quelli che vanno a prendere i malati, non solo hanno una mascherina efficace, ma hanno anche questa visiera trasparente. No? Così, per poter avere una protezione più efficace, ci vorrebbe oltre alla mascherina anche questa visiera, che permette un isolamento maggiore, no? Per quelli che sono in prima linea, diciamo, e quindi li preserva maggiormente da queste calamità. Una cosa da dire è che purtroppo anche per la prossima Pasqua non ci potremo riunire. È il 12 di aprile, manca ormai pochi giorni e quindi dovremo rimandare il nostro incontro a Sargiano a una data più avanti. Vedremo se sarà possibile in maggio. Naturalmente dobbiamo stare anche a quanto dicono le autorità, no? Che giustamente cercano di limitare questa diffusione del morbo. Ma a mio avviso, se ci fosse una mascherina più efficace per tutti, probabilmente ci otterrebbero dei risultati maggiori. Anche se, come abbiamo detto, fortunatamente, al contrario delle previsioni catastrofiche, il numero dei nuovi malati va diminuendo e il numero dei guariti va aumentando. E questo, perlomeno in Italia, e questo è un buon segno naturalmente.
Così gli iniziati alla via dello spirito cosa devono fare in questo periodo? Beh, quelli che sono a casa hanno molto più tempo per dedicarsi alla meditazione. Dio è luce e Dio è anche suono. La luce e il suono divini sono la panacea a tutti i mali di questo mondo. Kabir diceva, Dio è una musica che risplende come milioni di soli. Se guardiamo attentamente un atomo, cosa c'è? C'è luce e suono all'interno di ogni singolo atomo. L'universo è permeato da una vibrazione cosmica, la musica delle sfere. Se ci mettiamo in contatto con questa musica interiore, allora entriamo in uno stato di beatitudine cosmica. Così la pratica della meditazione, la rimembranza del maestro, la tenuta del diario. Possiamo anche vedere su internet discorsi spirituali, leggere libri spiritualmente edificanti e così via. E allora questo tempo che noi dobbiamo trascorrere in casa sarà veramente usato bene. E coloro che, come me, hanno la fortuna di avere un giardino o di avere degli spazi davanti, no? Mi pare che le leggi non vietino di fare qualche giro intorno alla propria casa, naturalmente mantenendo tutte quelle precauzioni che sono state prescritte. Ma coloro che servono gli altri, naturalmente, sono particolarmente benedetti. Servirli fisicamente è una grande cosa. Prestare loro un servizio spirituale, ispirarli alla via interiore è una cosa ancora più grande. Una volta c'era un avaro, aveva un tesoro che aveva accumulato attraverso una vita molto moderata, molto attenta come tutti gli avari. E lo teneva in uno scrigno, nascosto in giardino, ai piedi di un albero. Ogni tanto di notte andava a dissotterrare, apriva lo scrigno e guardava questo suo tesoro. Ma molto probabilmente qualche occhio indiscreto l'aveva osservato. Ecco, una mattina si alzò questo povero avaro e vide che ai piedi dell'albero c'era soltanto una buca. Qualcuno aveva portato via il suo tesoro. Allora corse dai vicini di casa e disse: hanno rubato il mio tesoro, voi avete visto qualcuno questa notte, qualche persona sospetta che si fosse aggirata qui nel mio giardino? Dissero questi vicini. Per te non è cambiato assolutamente niente. Avevi un tesoro che non ti serviva a nulla. Adesso sei sempre quello di prima. Quindi di che cosa ti vai a lamentare? Così tutti coloro che hanno raggiunto una conoscenza attraverso il proprio esempio, le proprie parole, no? E mostrando appunto di aver realizzato qualcosa, possono essere utili anche agli altri, ispirarli alla via divina. Non c'è niente di più elevato che noi possiamo compiere, il servizio spirituale. Naturalmente
non dobbiamo trasformarci in dei missionari, no? Che vanno in giro, ma vedere quando c'è qualcuno che è portato, che ha un potenziale spirituale, dargli un aiuto. Come possiamo dargli un aiuto? Beh, naturalmente, in questo periodo gli diamo un aiuto, no? Già avvisando tutti quelli che sono già in cammino nei discorsi del Maestro, ma abbiamo visto che c'è un nuovo interesse per la spiritualità. Questo morbo portato a tanta gente che prima aveva un interesse solo superficiale e cominciare a occuparsi del vero problema dell'esistenza. Chi siamo, da dove veniamo, dove siamo diretti. E quindi nei limiti del possibile possiamo anche inviare a conoscenti, a amici, i link per poter entrare in contatto con i discorsi del Maestro. Allora questi momenti di riposo, diciamo, di ferie forzate, saranno veramente usate nel modo migliore. Così dobbiamo fare in modo, come diceva il Cristo, che la nostra lampada non sia posta sotto il moggio, cioè sotto un recipiente rovesciato, ma sul candelabro, anche in questi periodi, che possa ispirare per quanto possibile altre care anime a percorrere la via dello Spirito. Così i miei più amorevoli pensieri sono con tutti voi, che avrete modo di ascoltare questo discorso. E augurando di poterci incontrare presto anche fisicamente, perché queste calamità come vengono così, poi se ne vanno. E di solito lasciano dietro di loro un uomo più saggio.